Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un portachiavi carino, molto semplice da fare e anche molto veloce. Per l'estate, appunto tutto bello colorato e proprio un bel vedersi. Io l'ho fatto così di solito, vedete, uno con due colori. Anche questo con due colori, questo con due colori. Voi volendo lo potete fare tutto di un colore, con 3 colori, con 4 colori, con 5 colori. Vedete voi come più vi piace, ok? Qua potete veramente sbizzarrirvi con i colori e anche soprattutto con gli avanzi dei gomitoli, perché siccome non ci va molto filato, appunto se avete pochi avanzi, quegli avanzi che poi alla fine non facciamo mai niente, appunto vi faccio fare questi piccoli progettini dove appunto poter usare anche i piccoli avanzi che ci rimangono del cotone. Sono molto appunto molto carini e molto semplici da fare, li potete alternare come vedete ho fatto qua, braccio verde, gamba viola, gamba verde e braccio viola, oppure fate così tutte e due le gambe, questo qua è un color salmone e azzurro per le braccine e qua di nuovo alternati. O se no le volete fare tutto colorato, ogni gamba o braccio di un colore diverso, fatelo pure. Ok, quindi vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su. Il materiale quindi di cui avremo bisogno sarà il cotone. Allora, io ho messo 3 colori perché faccio, come avete visto, le braccia, un braccio e una gamba di un colore e l'altro braccio e l'altra gamba dell'altro colore e più il papillon, il fiocchetto poi che ci metto sopra, lo faccio di un altro colore ancora. Faccio tutto con l'uncinetto da 2,5, poi ci serviranno le forbici, ago, la colla, perché appunto andremo a incollare tutto quanto, poi la testolina, queste qua carine, che sono appunto già quelle là come vi avevo fatto vedere il portachiavi, il messicano, che avevamo fatto il messicano già con queste testoline. Quindi sono le stesse e sono di 2 centimetri queste qua, questa misura è di 2 centimetri, quindi per chi la vuole prendere appunto può usare questa. Chi non ha le testoline può farlo semplicemente con il cotone, ok? Può fare la pallina semplicemente col cotone, poi volendo ci disegna comunque, ci ricama gli occhietti ed è a posto, cioè può essere usato anche in questo modo. Poi ci servirà il nostro portachiavi, quindi io qua vedete ho l'anellino con le catenelle che poi andremo ad attaccare e poi mi serviranno delle pinze perché il portachiavi qua ha un altro anellino che dovrò andare a stringere al cappellino del portachiavi, del pupazzetto, quindi mi serviranno delle pinze per andare a stringere appunto questo anellino. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Adesso andiamo a formare praticamente le gambe e le braccia e praticamente dobbiamo solo andare a fare i riccioli, io li chiamo così, i ricciolini. Allora, come misura, uno può scegliere un po' la misura che vuole, perché se li volete fare anche più lunghi, ok? Cioè, li potete fare più lunghi, non è che c'è una misura prestabilita. Io ad esempio queste qua, ok, queste due che sono le gambe, ho avviato 25 catenelle. Invece per questo qua che è il braccino ne ho avviate 18, ok? Quindi se voi le volete fare anche più lunghe, tipo da 30, liberissime di farle. L'unica cosa, magari fate le gambine un pochino più lunghe e il braccio un pochino più corto, cioè fate meno catenelle. Però la lavorazione è questa per tutte e due, quindi dipende un po' dalla grandezza che lo volete fare. Se volete fare la testa, che magari non avete la testa quelle là in legno come ce l'ho io, e volete fare voi la testolina
con il cotone vi viene una testa grande, va benissimo, poi fate solo più lunghe le braccia e le gambe, cioè non c'è nessunissimo problema. Quindi io adesso, allora appunto ripeto, per le gambe io qui ho avviato 25 catenelle, per le braccia 18 catenelle, ok? Adesso a me manca l'ultimo braccio, ok? Perché quello appunto è quello che poi andremo ad assemblare in tutto insieme. Quindi lasciamo la codina abbastanza lunga, che poi ci servirà per andarlo a fermare e a infilarlo dentro la testolina. Quindi facciamo il cappietto iniziale e facciamo 18 catenelle. Fatte le 18 catenelle, andiamo nella quarta catenella dall'uncinetto e facciamo una maglia alta. Adesso per ogni catenella che ci ritroviamo qua sotto andiamo a fare 2 maglie alte dentro. Quindi qua ho fatto la prima e adesso faccio la seconda. Di nuovo nella prossima catenella altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Quindi andiamo avanti così per tutto il ritorno delle catenelle. Come potete vedere, il lavoro qua, vedete, mi si è già arricciato. Non andiamo a tirarlo per metterlo dritto, perché a noi ci serve proprio che si arriccia così. Quindi lo sbaglio che fanno molti, che poi mi vengono a scrivere, ah ma a me non mi si arriccia, perché magari lo tirate o perché magari anziché avete fatto magari le catenelle troppo larghe e magari anziché solo 2 maglie alte bisogna farne 3. Quindi però la cosa importante è di non stare a tirare il lavoro. Vedete, lo posso aprire, ok, perché poi me lo vado a richiudere, ma l'importante è che non si tira. Ok, lasciatelo bello morbido in modo che appunto si deve arricciare su se stesso. Quindi continuiamo così a fare le 2 maglie alte per ogni catenella che troviamo fino alla fine. Sono arrivata alla fine, ho fatto le ultime 2 maglie alte nell'ultima catenella che avevo, adesso faccio 3 catenelle, quindi rientro nell'ultima catenella dove ho fatto già le 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassissima per chiudere, perché ci serve che il filo resti da questa parte. Quindi a sto punto possiamo anche tagliare il filo, anche qua la facciamo un pochino più lungo, lasciamolo lungo. Facciamo un nodino di sicurezza, ok, e stringiamo. Adesso con l'altro filo, cioè con tutti e due i fili qua, ci facciamo praticamente 2 nodini, 1 e 2, ok, vedete? E qua, eccolo qua, ed è fatto. Adesso lo mettiamo un attimo da parte, vi faccio vedere prima come fare il papillon e poi dopo andiamo ad assemblare tutto. Per il papillon facciamo cerchio magico, quindi facciamo 3 catenelle, dentro al cerchio magico 2 maglie alte, 1 e 2, poi facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientriamo dentro il cerchio magico e facciamo una maglia bassissima per chiudere la prima parte. Poi di nuovo 3 catenelle, 2 e 3, 2 maglie alte, quindi 1 e 2, di nuovo 3 catenelle, 2 e 3, maglia bassissima dentro il cerchio magico per chiudere. Ok, quindi questa è la lavorazione: 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassissima per chiudere, di nuovo 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle e una maglia bassissima per chiudere. Quindi possiamo stringere il nostro cerchio magico. Anche qua possiamo tagliare il filo, lo facciamo anche questo un pochino più lungo, facciamo
una maglia, ok, bassissima, in modo c'è la chiusura, facciamo la chiusura, ok, e tiriamo il filo. Vedete, ci sono venuti già le due cose del papillon. E adesso con i due fili li facciamo passare, vedete, fatto 2 giri con uno, e adesso vado a fare altri 2 giri, 1 e 2 con l'altro. Nella parte dietro, quindi lo giriamo nel rovescio, andiamo a fare 2 nodini per fermare il tutto. Quindi ne faccio uno, controllo che sia tutto, prima di stringere, controllate che sia ben fatto. Ok, quindi uno, e adesso vado a fare il secondo, così fermo tutto. Ok, e il papillon pure è stato fatto. Quindi adesso il papillon lo lasciamo un attimino da parte, quindi ci prendiamo le nostre braccia e gambe. Allora, come io lo faccio come l'ho fatto gli altri, cioè praticamente metto l'azzurro, il giallo, quindi il braccio giallo da sta parte e il braccio azzurro dall'altra, in modo da venire alternati, ok? Quindi vado a prendere i fili della gamba azzurra, ok, con i fili del braccio giallo, e vado a legarli insieme, quindi vado a fare 2 nodini. Qua è tutto a nodini, andiamo a fare, stringiamoli bene fino alla proprio alla chiusura, ok, dove abbiamo fatto proprio tutto la chiusura, quindi cerchiamo di stringerli bene. Ok, ok, e questi due sono fatti. La stessa cosa vado a fare con la gamba gialla e il braccio azzurro, quindi anche qua vado a fare 2 nodini, arrivo bene bene, vedete dove c'è la chiusura, e poi mi faccio l'altro nodino, cioè, cerchiamo solo appunto di non tenerli larghi, ok, e anche questo è fatto. E adesso prendiamo praticamente braccia gialla e gamba azzurra con braccio azzurro e gamba gialla, quindi tutti e 4 i fili, e li leghiamo insieme. Anche questo vediamo di stringerlo bene bene, stringiamoli proprio bene, ok, e facciamo anche qua i 2 nodini, perfetto. Adesso, giusto solo per comodità, perché qua non sono tutti uguali, mi vado a tagliare, però non troppo, cioè non lo tagliamo troppo, li vado a tagliare solo un pochino, quelli non uguali, ok? Prendiamo la nostra testolina e adesso con l'ago, fate attenzione, non ve l'ho detto subito, però vabbè, qua l'ago, cioè il buco è abbastanza grande, quindi l'ago da lana ci passa tranquillamente. Con l'ago da lana, appunto, magari mettete 2-3 fili, magari due fili, ok? Vedete, infilate 2 fili nel lago e quindi li fate passare nella testolina. Se no potete farlo anche con l'uncinetto, tanto l'uncinetto, questo qua da 2,5, abbastanza piccolo, quindi ci passa. Volendo appunto potete farli passare, però vedete poi con l'uncinetto io me ne dimentico poi sempre uno, quindi mi scappano sempre, però vabbè, si può fare. Vedete, si incastra un pochino, però si fa. Ok, 1, 2 e ne manca ancora uno. Ok, quindi facciamo passare, eccolo qua,
tutti i fili, perfetto, e mettiamo in giù bene bene. La testolina, quindi questo è così, le due gambette, ok, e le braccia, ok. E quindi questo l'abbiamo fatto. Per adesso questo lo lasciamo un attimo e andiamo a fare il cappellino. Con il cappellino io lo faccio sempre dello stesso colore che ho fatto il corpo, cioè le braccia e le gambe. Quindi scelgo l'azzurro per fare tutto il cappellino e poi l'ultimo giro di contorno lo andrò a fare con il giallo. Quindi per il cappellino andiamo a fare cerchio magico. Dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse e 6. Fatte le 6 maglie basse possiamo stringere il cerchio magico. Adesso andiamo subito nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, ok, e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Quindi nel secondo giro andiamo a fare 6 maglie basse, quindi una l'ho fatta, 2. Adesso nel terzo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi dobbiamo ritrovarci con 12 maglie basse. Fatte le 12 maglie basse, adesso andiamo a fare per 3 giri 12 maglie basse, quindi ci allunghiamo un po', ci facciamo appunto tutto il corpo del cappellino, quindi per 3 giri. Ho finito gli altri miei 3 giri di 12 maglie basse. Adesso qua vado a tagliare con questo colore e mi attacco con il secondo colore. Quindi per attaccare appunto prendo come faccio il cambio colore come ho fatto con le presine, quindi prendo le costine orizzontali e verticali. Ok, quindi adesso con il giallo vado a fare un altro giro a maglia bassa, quindi 12 maglie basse. Mi porto le due codine così le fermo un po'. E poi quello che vi consiglio, io non taglio niente di fili, li infilo tutti dentro al cappellino perché così gli diamo un po' di spessore, ok, in modo che almeno abbia un po' di imbottitura. Non andiamo a usare l'imbottitura proprio che usiamo degli amigurumi, ma lo facciamo con i fili stessi. Ok, ho finito il mio giro, quindi anche qua vado a tagliare. Ok, faccio l'ultima maglia bassissima per chiudere e chiusura. Ok, quindi questi fili, vedete, mettiamo tutti dentro, mettete tutto dentro in modo che appunto fa lo spessore e non si schiaccia poi il cappellino. Se uno lo va a prendere dal cappellino almeno non si va a schiacciare. Ok, perfetto. Quindi ci riprendiamo di nuovo il nostro pupazzetto e il papillon. Quindi il papillon, ok, allora il cappellino per adesso un attimo qua, il papillon lo posizioniamo appunto qua, lo facciamo passare un filo, lo facciamo passare sotto al braccio, praticamente tra il braccio e la gamba, e l'altro filo idem, li facciamo passare sotto qua al braccio e alla gamba. Ok, quindi qua nella parte dietro andiamo a fare come al solito i 2 nodini. Facciamo bene attenzione che deve essere bello su il papillon, perché deve un po' nascondere qua tutti i nodini che ci sono, ok, quindi facciamo in modo che resta bello su quando lo andiamo a legare. Ok, quindi anche questi fili del papillon li mettiamo appunto così nel lago e lo facciamo passare dentro al buco della testolina.
ok, e li facciamo passare dalla parte sopra, quindi 1 e 2. Ok, quindi ci giriamo, vediamo un attimo tutto com'è. Ok, vedete? Molto carino. Adesso quindi qua tutti questi fili li possiamo tagliare, ma non corti corti, mi raccomando, facciamo attenzione. Li tagliamo più o meno a questa altezza, in modo che questi qua rimangono tutti dentro il cappellino e fa ancora dello spessore per il cappellino, però fa anche da fermo, perché tanto adesso andiamo ad incollare tutto, quindi almeno resta tutto fermo. Quindi vedete, prendendo il cappellino ci prendiamo la nostra colla e facciamo un giro di colla tutto qua nel cappellino, nel contorno. Lo facciamo tra il giro, io lo faccio tra il giro azzurro e il giro giallo, ok? Quindi lo vado a fermare proprio lì. Un pochino di colla me la metto pure alla base dei fili e della testa, in modo da fermare tutto. Ok, prendo il mio cappellino, ci infilo, opla, vedete, tutti i fili e vado a posizionarlo sulla testolina. Ok, lo metto bene giù all'altezza che appunto mi piace di più. Se lo volete più su, più giù, vedete voi, cioè, mettetelo appunto un po' come più vi piace. Ok, e quindi aspettiamo che si asciughi bene bene la colla e poi mettiamo il portachiavi, l'anellino del portachiavi. Ed eccolo qua, il portachiavi finito. Ho messo appunto l'anellino con il portachiavi. Non ve l'ho fatto vedere perché tanto non è che c'è da imparare chissà cosa per mettere un anellino. E quindi eccoli qua, guardate che carini che sono, sono veramente carini. Come potete vedere sono anche di diversi, perché questo ad esempio ha le gambine un pochino più lunghe, quindi l'ho fatte un po' diversi uno dall'altro, però tutti carini, vedete? Tutti belli colorati, che appunto un bel portachiave che per l'estate adesso sai è bellino da appendere alle borse estive o alla borsa mare, appunto tenerlo proprio bello in vista. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like e noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!